Buongiorno a tutti voi amici, eccomi di ritorno con una super ricetta pensata per il dolcetto o scherzetto. Visto che siamo in periodo di Halloween, non poteva mancare la mia proposta leggermente meno paurosa di quelle degli anni passati, ma comunque sempre con un richiamo a questa festività. E la ragnatela di cioccolato sono sicura che conquisterà soprattutto i più piccoli, per cui vi presento, e anzi si presenta da solo, il mio Oreo tiramisù, un'esplosione di gusto e dolcezza che vi manderà dritti dritti in paradiso. Senza caffè e senza uova crude sarà l'ideale per accontentare anche i vostri bambini. Facilissimo da fare e ora vediamo subito gli ingredienti. All'interno di una ciotola versiamo 130 g di zucchero e 250 ml di panna fresca da montare, di quelle che non sono già zuccherate, mi raccomando. Per un'ottima riuscita consiglio di mettere sia la confezione della panna che le fruste almeno 10 minuti nel freezer, così monterà alla perfezione. Quindi montiamo la panna così come mostrato in video e adesso alla crema così ottenuta aggiungeremo 450 g di mascarpone e continueremo ad amalgamare il tutto con le fruste al minimo. Dovrà uscire fuori un composto bello denso e cremosissimo che resta su. Lo mettiamo da una parte e ora ci prepareremo sul tavolo gli altri ingredienti, ossia le 2 confezioni di biscotti Oreo, una ciotola contenente un po' di latte e una pirofila in vetro Pirex ovale per comporre il nostro tiramisù. Bagniamo quindi per circa 5 secondi, quindi basta veramente pochissimo, i biscotti nel latte e li disponiamo tutti sulla base, così come vi sto mostrando in video. Ricopriamo con metà della crema ottenuta e livelliamo per bene con l'aiuto di una spatola. Aggiungiamo qualche ricciolo di Nutella e lo amalgamiamo alla crema. Creiamo ora il secondo strato come spiegato prima. Terminiamo quindi sia biscotti che crema e una volta livellato il tutto per bene riporremo la pirofila all'interno del frigorifero per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo potremo procedere con le decorazioni. Sciogliamo a bagnomaria mezzo barattolo piccolo di Nutella e lo versiamo sopra il nostro tiramisù, così come vi sto mostrando. Aiutiamoci con una spatola per rendere il tutto più uniforme. Dopodiché scioglieremo sempre a bagnomaria circa 40 grammi, basta poco, di cioccolato bianco e con l'aiuto di una sac à poche inizieremo dal centro a creare una spirale. In alcuni punti andate un po' a zig zag per creare una sorta di ondulazione, quindi di ragnatela un pochino più veritiera e paulosa e con uno stecchino lungo ora partiamo dall'esterno fino ad arrivare al centro. Creiamo così le righe e ogni volta pulendo la punta dello stecchino procederemo così a formare tutte quante le righe per appunto formare la ragnatela, proprio così come vi sto mostrando, per ottenere questo effetto pazzesco che personalmente adoro. Potrete oltretutto decorarlo liberamente a seconda di quello che vi suggerisce la vostra fantasia. Questa che vi sto dando è solo una mia idea. Riponiamo nuovamente il tiramisù all'interno del frigorifero e lo lasceremo rassodare per altre 2 ore. Ed ecco che trascorso anche questo tempo lo potremo gustare e sarà cremosissimo con tutti i gusti ben equilibrati fra loro. Quindi semplicissimo da fare, ma bisognerà aspettare purtroppo questo tempo che si rassodi nel frigorifero. Ardua impresa attendere, vero? Vi consiglio comunque di provarlo, non ve ne pentirete. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi abbraccio forte forte, fatemi sapere se lo proverete anche voi, ci tengo tantissimo e ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!